Bentornati sul canale per il terzo episodio della serie indonesiana. Dopo Giacarta e Yogyakarta abbiamo fatto una breve tappa a Bali che vi mostrerò nei prossimi episodi. Da qui siamo partiti per Komodo, dove abbiamo passato 3 giorni. Il parco di Komodo è stato istituito nel 1980, comprende varie isole ed è patrimonio UNESCO. Penso sia il posto ideale per chi vuole ammirare la diversità di flora e fauna che ha da offrire questo splendido paese. Come al solito ci sarà anche modo di vivere un po' di disagio. Stavamo affondando, Racchetta stava prendendo un sacco d'acqua. E di riflettere su un grande interrogativo. Ma con tutta questa gente, ne vale la pena? E secondo interrogativo ancora più importante, come si comporta un trentino sott'acqua? Spoiler, non tanto bene. Mentre riflettete su questi interrogativi, godetevi il video e se non lo siete già, iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervi tutte le mie prossime avventure. Carissimi, buonasera da Labuan Bajo. Siamo appena atterrati con l'aereo e ci stiamo dirigendo a piedi alla nostra homestay. Paesaggi molto carini, non sembra per niente turistica quest'area. E adesso vediamo se questa sera riusciamo a fare 2 passi per la cittadina, per il paesino, perché Pelma non si sente benissimo, ha un principio di gastroenterite. Comunque domani mattina presto partiremo per la nostra avventura di 3 giorni e 2 notti intorno a Komodo. Questa è la nostra homestay, non sembra al massimo. Visto che l'alloggio è vicino all'aeroporto, abbiamo preso un Grab per arrivare lungo il mare. Qui ci sono solo motorini e non tutti hanno il casco. Da subito si vede che in verità il posto è abbastanza turistico, con un sacco di locali italiani. Comunque, Labuan Bajo si trova sull'isola di Flores, che in futuro mi piacerebbe esplorare per bene perché ha moltissimo da offrire. Stiamo facendo un giro tra le bancarelle, c'è un sacco di roba colorata tra frutta e verdura e pesci. Speriamo di non fare la fine di questa barca e siamo pronti per partire. I paesaggi sono da subito molto belli, con isolotti che spuntano dall'acqua che alterna un blu profondo al turchese. Carissimi, buongiorno dalla nostra barca. Questa è la nostra camera, la vista subito molto bella. Qua ci sono i vestiti appesi perché non siamo riusciti a fare lavatrici nei giorni precedenti. Qua c'è il bagno molto minimal, mentre questo è il nostro letto, appunto vista mare. Il primo stop è il Manta Point e beh, l'obiettivo è quello di vedere le mante, che pensate un po', qui possono superare anche i 4 metri di apertura. Quindi giubbotto di salvataggio e con il gruppo di 2 francesi, 2 spagnoli e 12 indonesiani andiamo verso il punto dove ci si immerge. Direi che le immersioni sono un ottimo modo di testare l'operazione agli occhi fatta 3 mesi fa. Non potete immaginare il sollievo nel poter vedere finalmente qualcosa ad 1 metro di distanza. Queste riprese della tartaruga vicine sono state gentilmente offerte dalla nostra guida, che avrebbe dovuto fare riprese per tutti e 3 i giorni, ma ha fatto solo queste. Ma va bene comunque.
appena tornati alla barca grande. Il fatto è che non è la nostra barca, questo perché secondo me stavamo affondando, giusto un piccolo problema, la barchetta stava prendendo un sacco d'acqua. Allora siamo tornati sulla nostra barca, abbiamo finito di pranzare, intanto vedete il mio coloriccio bianco lenzuolo e diciamo che inizio ad avere i primi dubbi su questa compagnia, perché io ho prenotato con questa compagnia perché è stata spacciata come la miglior compagnia di tour operator di tutta l'Indonesia su, se non sbaglio, TripAdvisor. Ha ricevuto anche un encomio dal presidente, eccetera eccetera. Siamo stati al Manta Point e non c'erano le mante, che è una cosa che non si può prevedere, e va bene, però siamo stati penso un quarto d'ora, forse un quarto d'ora. Poi questa mattina abbiamo fatto un ritardo impressionante e abbiamo dovuto aspettare un'ora e mezza al molo. Il pranzo, vabbè, faceva un po' pietà sinceramente, e la barchetta che stava per affondare, cioè ridicolo, ma semplicemente perché è una barchetta minuscola riempita con 18 persone più 2 dell'equipaggio, veramente assurdo per ora. Spero che si smentiranno questo pomeriggio e poi nei prossimi giorni. Dopo pranzo è tempo di un'altra nuotata e ci tengo a dire che da qui in poi le riprese le ho fatte tutte io. Comunque devo dire che sono abbastanza soddisfatto delle riprese. L'acqua è un po' così perché l'olio di motore con la luce fanno un effetto un po' foschia, ma tartaruga, pesci e barriera corallina si vedono benone. Comunque anche qua c'è un po' di gente. Quando si riemerge con tutto sto catrame, diciamo che non è il massimo, però il mare è molto bello. L'ultima tappa della giornata è Taka Makassar, una piccola lingua di sabbia a forma di mezzaluna, composta da sabbia bianca e rosa e da rimasugli di coralli. Bellissimo, Però sono convinto che l'UNESCO qua, visto che il parco è patrimonio UNESCO, dovrebbe fare qualche controllo, perché anche turisti e guide che fumano in mare, cazzarola.
Queste riprese sono per chi si immagina il dormire in barca come qualcosa di idilliaco, sperdute nella natura. Beh, siamo circondati da altre barche e questo è il rumore 24 ore su 24. Sì, anche di notte. Svegliamoci alle 4 così non c'è nessuno. Voi non lo vedete per fortuna, ma c'è una marea di gente. Inizio camminata alle 4:30 così da riuscire a vedere l'alba da uno dei punti più iconici del parco di Komodo. Ci troviamo a Padar Island. La salita è tutta scalini e non è faticosa, però è stressante, data così tanta gente è veramente stressante. Praticamente sale in fila indiana. Il paesaggio però è a dir poco spettacolare. Questa cartolina è molto famosa, da qui si vedono 3 baie, in ognuna la sabbia ha un colore diverso. A destra abbiamo quella rosa, con una miscela di sabbia e corallo rosso, a sinistra una nera con sabbia vulcanica e l'altra bianca con frammenti di conchiglie. Siamo rientrati alla barca, paesaggi molto belli, però troppa gente. Cioè non ci si gode nulla così, anzi diventa solo una sofferenza. Io sinceramente sono dell'idea che dovrebbero mettere il numero chiuso a Komodo, perché o questa soluzione oppure alzi tantissimo i prezzi, però a quel punto è un turismo per ricchi e non sarebbe assolutamente giusto. Meglio mettere un numero chiuso, secondo me. Con questa bellissima luce e le mie mutande che si asciugano con la brezza marina, ci spostiamo verso la prossima tappa. Eccoci alla Pink Beach, un altro dei posti più famosi in tutta l'Indonesia. Non aspettatevi il rosa che vedete nelle foto di pseudo-influencer, che sono state saturate al massimo, ma un po' di rosa si vede. Al di là del colore, l'acqua è strabiliante. Poi mi sono prestato questa cafonata con il drone. Anche qui, piccola polemica. L'agenzia aveva garantito riprese professionali con action camera e drone, e questa è stata l'unica ripresa con il drone. Il motivo? La guida non aveva i permessi per far volare il drone all'interno del parco di Komodo. Direi a dir poco ridicolo, visto che basta pagare un semplice biglietto. Metto da parte le polemiche per qualche tuffo. Purtroppo la mia conoscenza per quanto riguarda flora e fauna marina è molto limitata, quindi se riconoscete qualcosa di particolare scrivetelo nei commenti. Comunque qui tanta gente, ma direi non eccessiva. Ci sono però tantissimi coralli, questo per causa anche del cambiamento climatico. Infatti questi coralli staccati sono morti.
di nuovo sulla barca e riprendiamo la navigazione verso l'isola di Rinca, una delle due isole, l'altra è Komodo, dove si va per vedere i draghi di Komodo. A quanto pare la nostra guida in mattinata ha ricevuto notizie su draghi visibili su quest'isola, quindi siamo venuti qui e non siamo andati sull'isola di Komodo. Siamo alla seconda isola più grande del Parco Nazionale di Komodo e qui davanti a noi c'è il primo drago di Komodo che sta molto tranquillo all'ombra. I draghi di Komodo non sono gli unici animali che si possono vedere qui. Infatti noi abbiamo visto bufali, scimmie e quello che dovrebbe chiamarsi megapodio piedi arancio. Ci troviamo nella seconda isola, appunto più grande del parco di Komodo, e là ci sono altri draghi. La guida ci ha spiegato che ormai i draghi di Komodo sono abbastanza abituati ai turisti, soprattutto questi all'inizio. Qua è la struttura iniziale, quindi tanto c'è una vespa bruttissima, aiuto. Ok, e soprattutto all'inizio i draghi sono abituati ai turisti, quindi non hanno paura e infatti sono proprio là che dormono mentre c'è il set fotografico. Comunque i draghi di Komodo arrivano ad una lunghezza di 3 metri e 100 kg di peso. Sono onnivori e mangiano i loro piccoli. Per questo molti giovani vivono sugli alberi, appunto per evitare di essere mangiati. Il morso di questi animali porta infezioni mortali, quindi questi lucertoloni mordono e poi inseguono la vittima. E attenzione perché sono molto pericolosi anche per le persone. Il numero di draghi di Komodo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.000-3.500 esemplari. Tra qui e Komodo ce ne sono circa 2.700-3.200, mentre altri 150 circa sono su altre 3 isole. Come capirete bene, questi animali sono protetti e in passato bracconaggio, turismo incontrollato, attività vulcanica, terremoti e incendi hanno messo a serio rischio la specie. Questa è cacca secca di drago di Komodo. Il bianco deriva dalle ossa che i draghi smaciullano. La navigata continua verso l'ultimo punto della giornata, da dove ci gustiamo il tramonto aspettando un evento speciale. Qui si può vedere l'esodo di migliaia e migliaia di pipistrelli tra 2 isole vicine, il tutto con questi colori spettacolari. Terzo e ultimo giorno in barca, sto malissimo di stomaco, tra l'altro mi sono anche bruciato nonostante la crema 50.
Qui siamo all'isola di Kelor, piccolissimo trekking per vedere il panorama bellissimo dall'alto e poi a rincorrere le squaletti a pinna nera, una specie che arriva fino a 1,5 metri di lunghezza. Secondo voi perché dici che quel topino è carino e quando si trovano negli appartamenti non è contenta? Bello essere in vacanza con Telma. L'ultimissima tappa è questa piccola isola dove tra una partita a pallavolo improvvisato e un cocco abbiamo fatto l'ultima nuotata di questi giorni. Qui molto bello perché ci sono tantissimi coralli e pesci colorati. Bene, è tempo di buttar giù una piccola riflessione su questi 3 giorni a Komodo. Il parco di Komodo è uno dei posti più belli che abbia mai visto, con animali incredibili, acque cristalline e paesaggi da sogno. Ma è anche overtourism, inquinamento e compagnie che gestiscono male i turisti. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì. Me lo son goduto al 100%? Beh, decisamente no. In futuro ci tornerò? Beh, sinceramente non lo so. Come dicevo prima, secondo me la soluzione potrebbe essere quella di limitare gli ingressi giornalieri al parco.
è arrivata la fine anche di questo video. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra tappa. A presto!